Quindi vogliamo andare a risolvere questa equazione irrazionale e tecnicamente ci si deve preoccupare delle condizioni di esistenza in primis prima di partire, però facciamo così al momento, portiamo 2x dall'altra parte, quindi così facendo mi rimane la radice di x quadro più 6x meno 15 uguale a 5 meno 2x. Ok, adesso voglio liberarmi della radice, quindi che cosa faccio? È ovvio che ha senso soltanto quando questa cosa qui è maggiore o uguale di 0, perché insomma stiamo uguagliando una retta ad una radice. La radice è sempre positiva qualora sia definita, quindi l'unica cosa che ha senso è che questa cosa a destra sia maggiore o uguale di 0. Contemporaneamente deve valere anche che tutto l'argomento della radice anch'esso deve essere maggiore o uguale di 0. Però questa è una cosa che faremo dopo, a posteriori. Ma intanto vado ad elevarmi tutto al quadrato e quindi elevando tutto al quadrato ottengo x quadro più 6x meno 15 uguale a 5 meno 2x al quadrato. Quindi da qui che cosa ottengo? Quadrato di binomio e ho 25 meno il doppio prodotto, quindi stiamo parlando di 2 per 2 che fa 4 per 5 che fa 20x più, e qui devo aggiungere 4x alla seconda perché è il quadrato dell'ultimo. Riscrivo questa cosa qui e quindi ora devo gestirmi bene questa equazione di secondo grado che è rimasta. Quindi vado a notare in primis che ho un 4x quadro e una x quadro. Ad esempio decido di portare tutto a destra, quindi 4 meno 1 fa 3x quadro e quindi in questo modo ho sistemato le x quadro. Adesso mi devo concentrare invece per quanto riguarda le x, quindi qui ho meno 20x. Se mi prendo questo 6x e lo porto a destra avrò in totale meno 26x. Infine rimangono le costanti. Se mi porto il 15 a destra, 25 più 15 e fa 40. E quindi il tutto deve essere uguale a 0. Ora, da qui arriva la parte complicata, diciamo, che è quella di andare a risolvere questa equazione di secondo grado. Se voglio utilizzare la formula ridotta, ricordiamola, devo andare a calcolare quindi il delta b fratto 2 al quadrato meno a per c, delta quarti. Andiamo a farci il delta quarti che è più conveniente e quindi in questo caso avrei 26 diviso 2 che fa 13, 13 al quadrato che è 169 meno 3 per 40, quindi qui abbiamo 120, quindi a 169 devo togliere 120 e quindi vado a 49 e dunque il mio delta quarti sarà 7 al quadrato. Ora x1, 2 e abbiamo meno b mezzi più o meno, qui ci devo mettere il delta quarti, no? Quindi più o meno la radice del delta quarti fratto semplicemente a. Quindi da qui devo mettere 13 più o meno direttamente 7 fratto 3. E quindi in questo caso andiamo a distinguere prima il meno poi il più. 13 meno 7, la differenza è 6 diviso 3, quindi che fa 2, e quindi qui abbiamo la nostra soluzione in effetti. E poi mi rimane un'altra cosa che sarebbe 13 più 7 che fa 20 terzi. E adesso dobbiamo capire come mai però questa non è una soluzione. E quindi qui entra in gioco il discorso che anticipavo prima, perché normalmente si fanno prima le condizioni di esistenza. Allora, noi possiamo andare innanzitutto a valutare che cosa succede andando a imporre questo maggiore o uguale. Quindi si deve verificare che 5 meno 2x deve essere maggiore o uguale di 0, ma anche che x alla seconda più 6x meno 15 deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi tecnicamente noi dobbiamo risolvere questo sistema adesso per averla vinta. Ora partiamo dalla prima, porto il 5 dall'altra parte, quindi ho meno 2x maggiore o uguale di meno 5, che
e se quindi vado a risolvere scopro che x deve essere minore o uguale di 5 mezzi, e quindi stiamo parlando di 2,5 se andiamo a considerare il valore decimale. Quindi questo già che cosa mi suggerisce? Che questa soluzione non è accettabile, perché questa cosa qui è molto simile a 7, sarà 6, qualcosa, dal momento che 21 diviso 3 fa 7, quindi questa cosa, essendo prossima a 7, è sicuramente più grande di 2,5 ed è il motivo per il quale già la stiamo escludendo, perché sarebbe appunto che x deve essere più piccola di 2,5 e da questo momento già noi potremmo concludere l'esercizio. Però questa conclusione è dovuta anche al fatto che io un po' so il risultato, dovrei anche andare a risolvermi questa qui tecnicamente, anche se questa, la prima condizione del sistema, è già sufficiente per escludere, quindi tecnicamente potrei anche fermarmi qua. Però mettendo il caso che a volte non so la soluzione, dovrei comunque andare a risolvere questa, che poi qual è il problema? Il problema nasce dal momento che, ripeto, io so qual è la soluzione e normalmente questo non è un privilegio che mi è dato sapere, quindi chi mi dice che magari andando a risolvere questa io non escluda anche il 2, cioè io so che c'è il 2 perché conosco la soluzione, però normalmente adesso io dovrei andare a risolvere quest'altra, quindi vediamo un attimo come risolverla. Niente, questa è una rottura, escono le radici, però lo devo fare. Provo a risolverla un attimino. Quindi io innanzitutto vado a risolvermi l'equazione associata, quindi x quadro più 6x meno 15 uguale a 0. A questo punto ho delta uguale b alla seconda meno 4 volte ac, e quindi ottengo 36 meno 4 volte il valore di a che è 1, il valore di c che è meno 15. Quindi da qui, allora 36 più 60, quindi 96. E quindi già da qui ci accorgiamo che non è un quadrato perfetto, chiaramente, e quindi quando vado a fare x1, 2 ho meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a, quindi avrò meno 6 più o meno radice di 96 fratto 2 volte a. Quindi semplicemente da qui devo andare a scompormi il 96 velocemente, quindi ad esempio divido per 2 e ho 48, divido per 2 24, divido per 2 12, divido per 2 6, divido per 6 e ottengo 1. Quindi questi qui adesso li raggruppo, ottengo un 2 alla quarta per 6, e quindi vuol dire che mi esce meno 6 più o meno, il 2 alla quarta esce fuori come un 2 alla seconda e rimane la radice di 6 fratto 2 volte il valore di a che è 1, quindi qui è come se non ci fosse. E niente, quindi adesso posso semplificare, 2 lo tiro via con questo 2 e con questo qui che è 3, e quindi da qui mi esce meno 3 più o meno 2 radical 6. Ora però non finisce qui, perché devo andare un attimino a stimarmi questo valore. Ora, cosa devo fare? Io di questi valori ne ho due, uno con il più e uno con il meno, quindi lo chiamo a più o meno, così mi sbrigo prima. Le soluzioni della disequazione mi dice che deve essere che x è minore o uguale di a meno, oppure x è maggiore o uguale di a più, e quindi io mi devo assicurare adesso che quel 2 stia qui vicino affinché sia accettabile. Cioè, vediamo di capire che cosa sto dicendo. Devo andare a stimarmi intanto quanto fa 2 radice di 6 meno 3, e devo andare a stimarmi quanto fa meno 2 radice di 6 meno 3. Ok, allora in realtà non mi serve proprio a niente andare a stimarmi questo, perché il 2 è sicuramente positivo, quindi devo più che altro guardare questa e mi devo assicurare che questa cosa qui stia prima di 2. Ora, quanto fa 2 per radice di 6? Allora, sicuramente questa radice di 6 per questo discorso qui
ossia radice di 4 è sicuramente minore di radice di 6, che è sicuramente minore di radice di 9, questa disuguaglianza vale al 100%, però io so che questo vale 2 e che questo vale 3, quindi so che radice di 6 è un qualcosa che va tra 2 e 3, quindi questa cosa qui vale quanto? Minimo 4, quindi se quella cosa lì vale minimo 4 vuol dire che questa cosa qui è maggiore o uguale di 1. Se poi vabbè, ora posso fare anche il conto preciso sulla calcolatrice, per dire, io ragiono sempre nell'ottica del fatto che non ho la calcolatrice. Il risultato preciso di questa cosa è 1,899. Quindi, essendo che il 2 si trova dopo questo valore, vuol dire che è accettabile. E quindi questo conclude il nostro esercizio, che purtroppo per le condizioni di esistenza si è allungato, ma l'avremmo concluso immediatamente se avessimo potuto fare a meno delle condizioni di esistenza.